Ciao a tutti e benvenuti. Siamo nella Valle di Palombaro, nel comprensorio del Parco Nazionale della Maiella, e questo qui è il primo appuntamento con il video diario di Alte Vie. È un nuovo progetto fotografico di fotografia di paesaggio in bianco e nero, dedicato espressamente alle montagne della mia regione, dell'Abruzzo. Quindi i paesaggi di alta quota dei comprensori montani della Maiella, dove appunto mi trovo oggi, del Gran Sasso e Monti della Laga, del Parco Nazionale d'Abruzzo, nelle parti che ricadono all'interno della regione, e del Sirente Velino ovviamente. La particolarità che distingue questo progetto dalla mia produzione precedente in bianco e nero è che per questa volta ho deciso di avvalermi solamente di macchine a pellicola, medio formato e grande formato. È una scelta dettata da vari fattori a cui vorrei peraltro dedicare un video in futuro, senza voler fare distinzioni e le solite guerre da bar fra analogico e digitale. Semplicemente per questo tipo di fotografia, per questo progetto, ritengo che la pellicola sia una scelta migliore per me. Come anticipato, siamo all'interno del Parco Nazionale della Maiella. Qui siamo all'inizio della Valle di Palombaro. La valle è un vero e proprio scrigno di biodiversità, oltre che essere estremamente bella dal punto di vista paesaggistico. È caratterizzata da una serie di ambienti che si susseguono: faggeta, si passa al bosco misto, poi cominciamo a trovare le prime praterie di alta quota che ci accompagneranno fino alla sommità delle vette della Maiella, intervallate dalla caratteristica mugheta delle alte quote della Maiella. In alcuni casi, come proprio qui alla fine sul Martellese, è assolutamente impenetrabile, un incubo per gli escursionisti. Il programma è quello di percorrere la valle, arrivare ai pratoni dove è sito il rifugio del Martellese e poi virare verso la carrozza della Maiella. In particolare la mia zona di interesse di oggi è la parte alta della carrozza, quindi con panorami che si aprono sulla Valle Forcone a sinistra e la Valle dell'Inferno a destra. Bene, direi che comincia a farsi tardino, la strada da fare è tantissima, quindi direi di avviarci. Ci vediamo dopo, ciao! Non vi ho ancora presentato la bimba di oggi, che è questa qui, ed è una bellissima Rolleiflex 3.5F. È una macchina che, nonostante la sua età, comunque ci restituisce ancora delle immagini da un fascino del tutto particolare. La macchina è una biottica, anche chiamata TLR, Twin Lens Reflex, e come ci fa capire la parola reflex all'interno del suo acronimo inglese, non è poi concettualmente diversa dalle macchine moderne, ne ha tutti gli effetti un'antesignana. La differenza qual è? Che nelle reflex attuali noi abbiamo un obiettivo in cui passa la luce, c'è lo specchio mobile che si alza al momento dello scatto, ma comunque riflette la luce, quindi l'immagine, sull'eventuale vetrino di messa a fuoco, l'esposimetro, sistema di autofocus e via dicendo. Su queste macchine qua invece abbiamo due ottiche. Quella superiore è adibita alla inquadratura e messa a fuoco. Troviamo qui uno specchio che riflette la luce che entra all'interno dell'obiettivo sul vetrino di messa a fuoco. Vetrino di messa a fuoco che, oltre ad essere estremamente bello, ha uno stigmometro di immagine spezzata per una messa a fuoco più di precisione. Eventualmente possiamo tirare su un lentino per aiutarci nella messa a fuoco. L'obiettivo inferiore invece, che è quello adibito alla ripresa, in questo caso è un Zeiss Planar 3,5, un obiettivo grandioso, è collegato ad un otturatore centrale, Synchro Compur, ed è perpendicolare al piano pellicola. La pellicola più o meno si trova a questa altezza. Qui troviamo la leva di trasporto per passare al fotogramma successivo, che viene indicato qui. Da quest'altro lato troviamo invece la ghiera di messa a fuoco che avvicina o allontana gli obiettivi dal piano pellicola. La macchina è estremamente semplice da usare. Abbiamo qui alla destra la ghiera di regolazione
dei tempi e qui abbiamo quella dei diaframmi. La coppia tempo-diaframma ci viene riportata in questa finestrella qui su, di facilissima leggibilità. Questo modello di macchina addirittura ha un esposimetro, questo qui è un esposimetro al selenio che, nonostante non siano di una longevità proverbiale, funzionicchia ancora. Tuttavia questo tipo di esposimetro a luce riflessa ci dà una lettura media, io credo che corrisponda più o meno al 40-50% della scena, e quindi non è adatto in caso si volesse un controllo totale della nostra esposizione. Io per questo mi affido a un esposimetro esterno, che è questo qui. Nello specifico questo è un Minolta Spot Meter F, e come ci lascia intuire il nome è un esposimetro spot. La prima differenza rispetto all'esposimetro che io ho qui sulla Rolleiflex. L'angolo di misurazione infatti qui corrisponde ad un grado, quindi è estremamente stretto ed è uno degli esposimetri spot con il grado più stretto. Vuol dire che noi nella scena, esattamente nel punto in cui stiamo inquadrando, riusciamo a misurare la luce riflessa in un angolo estremamente ridotto. Bene, ci avviamo che comincia a essere tardi. La valle, come dicevo, è un vero e proprio scrigno di biodiversità. Nei boschi di bassa quota è possibile trovare svariate fioriture, dai ciclamini, geranii di San Roberto, varie specie di orchidee. Vegetazione che si sostituisce ad altra man mano che saliamo di quota. In questo periodo non sarà difficile trovare i fiordalisi della Maiella, che sono endemici, così come il Giglio di San Giovanni. La valle è caratterizzata da pareti calcaree, spesso anche alte anche 300 metri, che sono l'habitat ideale per il camoscio, picchio muraiolo, l'aquila reale. Bene, siamo quasi arrivati. Qui si intravede già l'ultimo pratone prima di arrivare al rifugio del Martellese. È una bella sgroppata, sono al momento 1128 metri di dislivello. Qui giù c'è la valle di Palombaro che abbiamo percorso e ora restano gli ultimi 200-300 metri prima di darci una rifocillatina, una bevuta, una cambiata, che sono sudato come un animale. Poi decidiamo il da farsi. Eccoci giunti al rifugio, c'è anche altra gente. Facciamo due chiacchiere, ci cambiamo, bevutina. Lì su si intravedono i monti Acquaviva a sinistra e le Murelle sulla destra tra le nuvole. Eccoci qui, siamo sotto le Murelle, cima delle Murelle, c'è il monte Acquaviva dietro nascosto dalla nebbia, giù c'è la Valle dell'Inferno, Monte Cavallo e lì in fondo ci sono le antenne del blockhouse. Bene, il tempo si mette male, comincia a pioviccicare,
direi che ci avviamo. Vorrei quantomeno raggiungere la parte sommitale della carrozza, qui delle Murelle, per avere una buona visuale sia sul Monte Acquaviva e sia sulle Murelle e sulle due valli che la carrozza separa, la Val Forcone e la Valle dell'Inferno. Eccomi giunto finalmente alla carrozza della Maiella. Abbiamo davanti qui le Murelle. Qui inizia, dove c'è quel nevaio, inizia la Valle Forcone. Ci sono delle condizioni di luce anche parecchio belle, ora infatti metto subito a far foto. Qui c'è la parete del Monte Acquaviva, purtroppo sono le nuvole, quindi non si vede tutto, anche se comunque queste nuvole alle foto danno un valore aggiunto interessante. Quindi farò qualche foto qui adesso di questa zona della Val Forcone con il nevaio a contrasto, le nuvole. Altre nuvole stanno arrivando qui dalla sinistra. Siamo sulla carrozza, si va su verso le Murelle. Qui a sinistra abbiamo la Val Forcone che nasce qui di fronte a me, fra il Monte Acquaviva e la cima delle Murelle. Prosegue giù, diventa veramente spettacolare. Sono posti veramente selvaggi, incredibili. È tosto avventurarsi qui anche perché non ci sono per tutto il tragitto sorgenti d'acqua. Bisogna venire su con 2-3 litri d'acqua a seconda del giro che si vuole fare. Inoltre i dislivelli da percorrere sono abbastanza pesanti. Io al momento sono a 1384 metri di dislivello su 8 km percorsi, quindi si sale sempre sul ripido, diciamo, ecco. Bene, purtroppo non è il caso di andare più su sta tuonando. Credo che ci sia un bel temporale in arrivo perché comincia a essere nero un po' ovunque. Sono assolutamente da solo, qui non c'è nessuno, non è il caso. Poi ci sono dei passaggi molto ripidi adesso. Comunque foto ne ho fatte, comunque il punto che mi interessava era esattamente questo qui, queste guglie qua di roccia. Qui alle spalle a picco sulla Val Forcone, che sono meravigliose. Poi la parte su ci torniamo dall'altro lato che è infinitamente più comodo. Qui adesso se è ripido ci sono altri 400 metri di slivello, è tardi, quindi passiamo, dai. Comunque è stato un giro abbastanza, tanto mi incammino se no non arrivo veramente più, è stato un giro abbastanza fighissimo, no? Ora piano piano, a seconda
dell'orario in cui riarriverò lì al Martellese, deciderò se tornare giù per la stessa strada che ho fatto per salire. Magari ci sarà qualche altra opportunità fotografica lungo la strada, oppure tornare per la Carrabile poi con le Strozzi, che è infinitamente più comoda, anche perché di là comunque la situation è triste. Comunque il meteo metteva temporale alle 2:30 e credo che stia arrivando, quindi ci leviamo dalle scatole prima di subito, che qui tra bastoncini, cavalletti al carbonio siamo dei parafulmini ambulanti, quindi oh, che spettacolo! Abbiamo anche fatto l'incontro con una bella viperetta. Bisogna stare attentini quando si va da ste parti, che specie quando sono piccoline è un attimo a calpestarle. Era pure abbastanza incazzosa, tra l'altro, quindi non si è fatta neanche fotografare. Ma che scena, eh? Che spettacolo, eh? Oggi mi ha dato veramente gusto venire qua. Ho incontrato poca gente, peraltro se state vedendo vi saluto tutti perché è stato un piacere. Bene, adesso devo scendere per di qua, quindi pian pianino ci vediamo dopo. Sono nuovamente alla carrozza. È uno spettacolo perché di qua zero, nella Valle dell'Inferno, nella Val Forcone niente, vedete, il Martellese è tagliato in due dal brutto tempo. Tra l'altro stava anche piovendo, che palle, peccato non essere arrivati su, veramente un peccato. Però l'importante è aver fatto qualche bella foto, aver fatto una bella passeggiata. Sono posti galattici, ma che ve lo dico a fare, il Monte Acquaviva da qui è veramente gagliardo. A vederlo da lontano sembra un panettone, invece cazzuto. Bello, bello, bello. Meno male che non sono salito su. Se no su quelle rocce belle scivolose già si scivola qua. Vabbè dai, mi affretto perché tanto ormai la giornata è finita. Ho 12-13 km da fare. Insomma. Ah, è lì su, la foto quella la merita. Quindi siccome piove la Rolleiflex non è proprio che sia tropicalizzata, faccio una foto al volo e la richiudo. Qui è iniziato a piovere abbastanza forte, però ho trovato rifugio in questa specie di grotta pastorale. Eccoci qua, sta piovendo. L'idea di non andare su è stata piuttosto saggia. Penso di aver fatto 2 o 3 scatti interessanti. Adesso poi stasera o domani li svilupperò e vediamo un pochettino che cosa ci è uscito fuori. Ora starò qui un altro quarto d'ora, non lo so, vediamo, mi riposo un attimo che sono comunque un po' stanchino. Se smette di piovere, si scopre un pochettino, riscenderò sullo stesso tragitto che ho fatto l'andata, lungo il vallone, per vedere se c'è la possibilità di fare qualche altra foto interessante, o ancora un altro rullino volendo.
altrimenti scenderò per la strada carrabile qui. È noiosa, è lunga, però è tranquilla, è sicura, non c'è rischio di scivolare. Se continua così a piovere faccio anche prima di arrivare giù la macchina. Comunque ho 1300 metri di 1200 metri di slivello da coprire, quindi che ore sono? Tardino, quindi è il caso che cominci a pensare di riavviarmi, va bene. Bene, mentre alle spalle ho l'inizio della valle di Palombaro, sono ormai quasi giunto alla macchina, per fortuna. Ne approfitto per fare gli ultimi saluti. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi siano piaciuti prima di tutti i posti, che comunque in ogni caso sono spettacolari. In qual caso iscrivetevi al canale, ne farò degli altri per tutta comunque la durata del progetto, di questi vlog in cui ogni giorno scopriremo una località diversa e qualche tecnica fotografica diversa, nuove macchine, nuovi formati, nuove pellicole. Per qualsiasi cosa non fatevi problemi a chiedere, a domandare, io sono qui. Ultima cosa, per quanto riguarda i prodotti utilizzati in questo video o comunque che fanno parte del mio corredo, metterò giù nella descrizione del video i link su Amazon visto che comunque utilizzo attrezzature non più in produzione, con comunque dei link informativi a riguardo. Bene, quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie per avermi sopportato finora.